Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. Amici della Vergine, abbiamo il diavolo. Il diavolo può voler dire tante cose, come sapete gli arcani maggiori hanno più sfumature, può fare riferimento a qualche tipo di tentazione piuttosto che a qualche tipo di schiavitù, vizio o tossicità più in generale. È anche una carta che fa riferimento all'ego. Andiamo a vedere ragazzi di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire gli oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che le coppie, piuttosto che le relazioni di amicizia. Io vi dico qual è l'andamento energetico generale e poi vi do come degli esempi per integrare la lettura alla vostra realtà. Se poi volete vedere nello specifico le letture dei singoli e delle coppie, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Allora, partiamo da un 6 di spade, un re di bastoni, 3 di coppe, 6 di denari, asso di bastoni, 9 di pentacoli e 5 di bastoni. Allora, qui ho un po' l'idea, vedendo le carte così, diciamo, con una prima occhiata, che questo diavolo potrebbe fare riferimento a una potenziale tentazione che arriva nella seconda parte di aprile. Può essere una conoscenza appetitosa o potrebbe essere una persona sposata per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 6. Ok, 6 di spade spiegato da una ruota della fortuna e un 2 di bastoni. Sì, secondo me può essere un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di progetto che cambia un po' le carte in tavola, anche grazie a questa ruota della fortuna, ma fortemente un viaggio, un trasferimento, un qualche tipo di spostamento che chiude un certo tipo di ciclo per aprirne un altro. Andiamo a vedere il re di bastoni. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e un 10 di pentacoli e la temperanza. Allora ragazzi, qui dipendendo se la persona è il vostro partner ufficiale oppure no, quello lo sapete voi, però vedo come se ci fossero delle dinamiche che si ripetono, però non sono tanto in senso negativo, cioè nel senso avete poi anche una temperanza che mi parla di qualche cosa che è in equilibrio o si può intendere anche come un equilibrio familiare, un equilibrio a livello di unione. Andiamo a vedere 3 di coppe. 6 di spade nuovamente. Lo sento come un viaggio segreto per incontrare l'amante anche. Di nuovo un altro 10. Io credo che qui qualcuno voglia creare qualche cosa di più concreto con questo re di bastoni. Però per X motivi è come se le cose non fossero ancora mature per poterlo pensare.
Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, perché in questo caso mi dice che è come se non ci fosse un certo tipo di equilibrio. Da un lato potrebbe essere un equilibrio finanziario per poter fare un certo tipo di movimento, un certo tipo di passo. Dall'altro potrebbe essere un equilibrio a livello di intenzioni, cioè le intenzioni di entrambe sono in equilibrio, collimano, vanno nella stessa direzione. Però guardate, poi vedo questo asso di bastoni mi rincuora perché potrebbe proprio essere un incontro anche di tipo sessuale, eh? Quindi fuoco e fiamme. Fante di spade. La passione potenzialmente potrebbe arrivare. Di nuovo un 6 di pentacoli, 9 di pentacoli, 9 di pentacoli, 6 di spade, 6 di spade. Le carte si ripetono abbastanza. Bisogna fare le cose con parsimonia, ok? Perché qui il fante di spade tendenzialmente è una di quelle energie che parla, a livello ideologico ha in mano il mondo, però poi a livello concreto c'è da trovare un equilibrio. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Sacerdotessa. E 6 di coppe. Allora ragazzi, io le cose che vi dico sapete sempre che A, sono da prendere con le pinze, B, vogliono essere per aiutarvi a vedere le cose da un'altra prospettiva, per cambiare la vostra realtà al fine di migliorarla. Però io qui vedo che avete questa tendenza un po' fiabesca nel guardare la relazione. Cioè è un po' come il romanticizzare troppo la relazione, è come se qualcuno stesse mettendo su un piedistallo questa persona. Personalmente quando succede a me comincio a trovare tutti i difetti possibili e immaginabili per abbassare dal piedistallo la persona, perché è giusto trovare un equilibrio, cioè c'è il positivo ma sicuro che c'è anche il negativo, magari non lo vedete ancora ma arriva, o magari non vogliamo vederlo in certi casi. Perché vi dico questo? Perché avete anche la sacerdotessa e la sacerdotessa è una carta che vi dice di guardare oltre la dualità, cioè non è importante che una cosa sia giusta o sbagliata, perché comunque il fatto che sia giusta o sbagliata dipende da chi guarda la cosa, perché per uno può essere giusta e per l'altra può essere sbagliata. Il punto è valutare che è così. Se fosse una situazione a tre, non dovete fare, vi faccio l'esempio che mi viene in mente, starebbe meglio con me o starebbe meglio con lei. Il punto è che lui è in una, o lei, è in una relazione a tre e non, come vi posso dire? È come se non prendesse in mano una decisione di sto dentro o sto fuori. Guardate, io non voglio, cioè nel senso ognuno fa quello che vuole della propria vita, però se per caso vi siete in mezzo ad una relazione a tre, che abbiate cercato o che sia arrivata, insomma, tenete presente che in quel caso non rispettate né voi, perché potreste avere di più una persona che vi dà il 100%, non rispettate neanche l'altro e la terza parte. Quindi alla fine nessuno viene rispettato, ma lasciamo stare gli altri, pensate a voi, pensate perché accettate di stare in una situazione dove magari vi danno le briciole o dove magari non c'è abbastanza tempo. Ho sentito una volta che qualcuno, quando ho fatto presente questa cosa, mi ha risposto: è perché c'è solo lui adesso. Perché è stata una conversazione che io ho fatto. Però io ho risposto a questa persona, c'è solo lui adesso perché ti focalizzi su di lui, perché se lasciassi stare lui inizieresti ad aprirti ad altre persone. Ed è il diavolo, la schiavitù volontaria. C'è la possibilità di uscire da una situazione, ma io voglio stare lì perché? X motivi, perché sono pigro, perché non so dove andare a conoscere gente, perché non lo so, ho poco tempo e la sera sono troppo cotto o cotta per uscire, quello che è. Però ricordatevi sempre che quando c'è il diavolo la schiavitù è volontaria, siamo noi che vogliamo stare lì. Andiamo a vedere il 5 di bastoni.
Regina di spade, sì, ma appeso e re di bastoni. Devo dire che qui c'è proprio da revertire le cose. Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, mettetevi nei panni dell'altro. Con la regina di spade al contrario, ragazzi, o c'è confusione mentale fino anche alla manipolazione, considerato che la carta base qua è il diavolo, o c'è troppa flessibilità nei propri confini, nei propri limiti. E infatti qui abbiamo, diciamo, quelli che potrebbero essere i conflitti di un 5 di bastoni. E il re di bastoni ce l'avete di nuovo qui, eh. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se fosse una situazione con un padre, devo dire che dovete prendere in mano voi le redini della vostra vita senza dipendere tanto né dal soldo di questa persona, né dal potere decisionale di questa persona. Andiamo a vedere, ragazzi, per uscire da delle situazioni brutte, l'unica cosa che si può fare è fare, agire. Asso di bastoni, un'azione con intenzione. Io voglio uscire da lì, voglio uscire da questa situazione, inizio a cercare il modo di, a informarmi, a conoscere, a sapere. Carta numero 25, girare in tondo. Sì, perché se lo sento è un po' come se ci fosse questo circolo vizioso. Però qui, ripeto, l'asso di bastoni vi dice ok, un'azione con decisione. Poi per qualcuno può risuonare anche come l'incontro sessuale, ve lo dico. Però vedo che non è una roba pulita, diciamo così. Pulita anche nel senso che ci sono dei condizionamenti con la carta del diavolo e io ho fortemente la sensazione che uno dei due si è già impegnato. E infatti qui abbiamo la carta di girare in tondo, come se ci fosse un ciclo infinito che si ripete con questo re di bastoni. Poi abbiamo carta numero 49, l'osservatore, che è un po' quello che vi suggerivo io qui con la carta dell'appeso, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista. E poi abbiamo carta numero 36, spingersi al limite. E qui la domanda è quanto vi state spingendo voi al limite, perché prima o poi la pentola a pressione scoppia se non si fa sfiatare. Anche la regina di spade potrebbe essere come uno sfondamento dei limiti, potrebbe essere vista in effetti così, in quanto ha troppa flessibilità e i limiti rotti, i confini appunto che cedono. Il confine in questo caso potrebbe essere la capacità di dire no o la capacità di esprimere la propria volontà. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Sapete come quando ci si chiede come è essere felici? Come si fa a essere felici? E fino a quando poi non succede qualche cosa che i momenti torre, uno si dice, ah, io ero già felice veramente, solo che non me ne rendevo conto. È un po' quel discorso lì. Siete immersi in un certo senso. Mi viene anche un'associazione con l'amore, ragazzi, e che noi ci chiediamo sempre come faccio a ricevere amore, dove posso trovare qualcuno che mi ama, però poi alla fine non ci rendiamo conto che magari le persone più vicine a noi, anche con un semplice gesto, una semplice domanda del tipo hai mangiato oggi, quello è un gesto d'amore, in effetti. Mm? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti, per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video
e per iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!